Allora, buongiorno a tutti, già è giù da Monaco, solo già perché giù riprende. Giù riprende. Siamo due. Esatto. E lui è Michelangelo Guarise. Scusate, si vede il microfono, ma sapete chi perché? se ne porta? Perché Giulio si è dimenticato il Va cavetto bene. per collegare i microfoni. Cioè, abbiamo comprato i microfoni, ma ce li mettiamo dove va bene. Però questa volta facciamo un progresso perché io sono riuscito a tenere schiacciato il tasto REC e sto Esatto, registrando perché l'altra volta manco quello. Una sessione e lui non ha premuto il tasto REC. Bravi, Vabbè, però adesso registriamo. Stiamo registrando. Allora, Michelangelo Guarise è Deus Ex Machina di Volumio, che è una delle poche aziende made in Italy, l'unica azienda made in Italy che fa media player, quindi software, prima di tutto software. Ci racconta un po' la storia dell'azienda. Beh, l'azienda appunto nasce, come hai detto giustamente te, come un'azienda dedicata allo sviluppo di software per l'ascolto di musica in alta qualità. E diciamo dall'inizio proprio abbiamo sviluppato questo progetto quasi hobbistico per permettere a chiunque avesse una Raspberry Pi o un computer che non usava più di trasformarlo in una sorgente musicale in altissima qualità. E da lì diciamo è nato un po' il successo internazionale di Volumio, grazie anche alla nostra community di più di 400.000 audiofili in tutto il mondo. E allora a un certo punto ci siamo detti, abbiamo fatto il software, però poi per raggiungere effettivamente quello che vogliamo noi come filosofia d'ascolto, come esperienza d'ascolto, perché non fare anche l'hardware e quindi accompagnare diciamo il software con diciamo componentistica di alta qualità che seguisse certe filosofie progettuali. Quindi questa è l'esperienza massima di Volumio. Ecco, questo viene dopo un prodotto che ha vinto l'EISA. Esatto, sì. Infatti il primo prodotto, Fantasia, è stato il nostro diciamo esperimento, è stato un voler dire, bene ragazzi, questo è ciò che noi crediamo sia la produzione musicale in alta qualità. Abbiamo cercato di fare un prodotto semplice, senza fronzoli, ma ben suonante. E con nostra grande sorpresa abbiamo vinto l'EISA e non solo, ma siamo contenti che migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo si godano la loro musica con Volumio primo. Quindi siete stati bravi. Può essere. Dicono. Così dicono. E quindi da questo poi è nata l'idea di fare più prodotti. Esatto. Quello che vedete oggi in realtà è il frutto di 3 anni di duro e intenso lavoro da parte del team di Volumio, e quindi abbiamo deciso di creare dei prodotti che puntino sia all'audiofilo tradizionale ma anche ai nuovi audiofili, diciamo un po' i miei coetanei, gente che si vuole approcciare all'ascolto in alta qualità. E quindi le caratteristiche sono: innanzitutto devono essere belli, perché sono oggetti che noi teniamo in bella vista, devono chiaramente suonare bene e quella è sempre la qualità principale, e poi chiaramente devono essere intelligenti, devono essere una scelta diciamo molto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, e tutte queste caratteristiche le trovate in questi 3 prodotti. Ma il design è troppo bello per averlo pensato. Infatti io guarda, Diciamo le cose come stanno. non riesco neanche a colorare nei bordi. Anche io dici, io un cane e un cavallo li disegno uguali, Michelangelo. No, guarda, siamo molto contenti che il design sia stato fatto da Design Narratives, campeggiata da Thomas Ortiz Ferrer, un designer di fama internazionale che ha appena vinto un Red Dot. E diciamo la sua ispirazione per questi era creare un prodotto dalle linee comunque semplici, organiche, però eleganti e contemporanee. Quindi diciamo il family feeling si ritrova diciamo in queste forme che sono sia semplici, però sono qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, e però poi la grande parte progettuale è stata fatta anche dentro. Sono stati progettati o da nostri collaboratori o partner o addirittura da membri del team. Abbiamo cercato di sviluppare anche della ricerca e sviluppo interna, e quello che trovate dentro è semplicemente circuiti semplici, ben pensati, nei
curati nei minimi dettagli per ottenere il miglior suono senza usare componenti esoteriche, costose, senza eccetera. un costo, diciamo. Esatto. Il massimo che si poteva fare. Sì, sai, è facile fare cose ben suonanti, si metti un sacco di componenti, si spendi componenti veramente estremi, eccetera. Noi abbiamo fatto in alcuni casi delle scelte proprio di semplificazione il più possibile, che sai, fare qualcosa di semplice è molto più complesso alcune volte. Quindi allora il primo vedo delle boccole di uscita, quindi sarà un amplificatore anche. Esatto, allora questo è integro, anche lì fantasia perché è uno streamer integrato, che è un oggetto veramente molto interessante perché nonostante le sue dimensioni e la sua compattezza ha un amplificatore in dual mono digitale da 70 watt per canale su 4 ohm. Poi ha tutti gli ingressi tipici di uno streamer e tutta la compatibilità di uno streamer, Tidal Connect, Spotify, Qobuz, Roon, quello che vuoi, file. E poi ha ingressi digitali, per esempio per connetterlo alla TV o a un altro DAC, degli ingressi analogici, nel caso abbiate anche un giradischi o una sorgente analogica, e un'uscita senza ingresso fono, attenzione perché esatto, no, qui servirà comunque un ingresso fono e l'uscita subwoofer. E addirittura nel frontale un ottimo amplificatore per cuffia che non sfigura anche a confronto di soluzioni più blasonate. E tutto questo in un prodotto che vuole essere, diciamo, l'unico prodotto che vi serve, oltre a delle buone casse, per partire con l'esperienza audiofila, ecco, o per farvi un secondo impianto. Una particolarità che mi dicevi è che, diciamo, il percorso è completamente in digitale, quindi i due Infineon, che sono i circuiti integrati che fanno l'amplificazione, sono collegati in digitale direttamente con la board che fa da media player, quindi non c'è nessun passaggio in analogico. Questo è importante per la semplificazione e per il suono, perché vuol dire che non c'è, come in molti altri competitor, il passaggio in analogico e il ripassaggio in digitale. Esatto, è stata proprio una scelta progettuale questa, proprio mirata alla semplicità, e quindi qui abbiamo una linea diretta fondamentalmente tra la componente digitale e l'amplificazione, quindi zero perdita di potenza, di risoluzione, di jitter, eccetera, e quindi effettivamente il suono di questo integro si presenta come dettagliato, con un'ottima immagine 3D e comunque equilibrato, perché appunto misura anche benissimo. È proprio, insomma, a me piace veramente. E poi cosa abbiamo? Qui abbiamo Rivo, che, ecco, questo vuole essere, diciamo, molto fresco, anche lo vedete dal punto di vista dell'estetica. E questo non è altro che uno streamer digitale pensato per l'audiofilo esigente, che ha già un DAC e delle elettroniche di ottimo livello e vuole essere sicuro di affiancarsi una sorgente digitale al di sopra di ogni sospetto. Quindi abbiamo la componente di uscita digitale sia SPDIF che AS-EBU. Queste sono isolate galvanicamente e c'è un altissimo, diciamo, lavoro di filtraggio proprio dell'alimentazione. In questo modo il segnale digitale è quanto di più pulito possibile. Stessa cosa abbiamo fatto per l'uscita ottimizzata per i DAC USB, quindi c'è addirittura un clock dedicato, un oscillatore dedicato, e anche lì un gran filtraggio della componente di alimentazione, in modo da alimentare il ricevitore con i 5 volt più puliti possibile. Stesso ovviamente motore basato su Volumio 3 e ovviamente performante, perché ha diciamo un processore molto potente, connettività di ottimo livello.